Bentornate e bentornati nell'Officina del Backgammon. Dopo aver chiuso il capitolo dedicato alle aperture, oggi vestiamo i panni del giocatore che deve rispondere all'apertura dell'avversario. Parliamo di controaperture. Le combinazioni possibili sono moltissime, ma se teniamo a mente gli obiettivi di inizio partita, come alleggerire il midpoint, lo scontro per le zone prime e l'ordine di importanza delle punte, ecco che la maggior parte delle controaperture diventano intuitive. Andiamo allora ad analizzare solo alcune delle risposte più spinose che possono capitarci in partita. Pronti a memorizzarle? Partiamo! L'avversario apre aggressivo facendo avanzare 2 pedine dal midpoint. Two man down, come abbiamo visto nel video precedente. Nel caso dovessimo rispondere con lo stesso tiro, facciamo la mossa specchio. Two man down. Al turno successivo, questa strategia obbligherà l'avversario a scegliere se continuare a sviluppare la sua struttura in attacco o colpirci. Ad esempio, con 6-2 si troverebbe a decidere se colpirci oppure occupare la sua punta 4. Seguiamo la stessa logica anche se tiriamo 3-2. Two man down. E se l'avversario dovesse aprire con 6-4 occupando la sua punta 2, giochiamo il nostro 6-4 allo stesso modo. Mossa specchio. Se l'avversario apre facendo avanzare un corridore sulla sua punta 18 e ci troviamo a rispondere con 6-5, la mossa corretta è colpire 2 pedine. In questo caso, muovere 24-13 sarebbe stato un errore. In quest'altra posizione, l'avversario apre con 4-1 in questo modo e dobbiamo rispondere anche noi con 4-1. Col 4 lo colpiamo dalla punta 6 e già che ci troviamo su una punta di scarso valore, usiamo l'1 per colpire la seconda pedina. Anche in questo caso è corretto il double hit. Attenzione però, perché le cose possono cambiare. L'avversario ha aperto con 4-3 in questo modo e noi dobbiamo rispondere con 3-2. Il double hit qui è sbagliato. È corretto colpire con il 2 e scendere dal midpoint con il 3. Questo perché la punta 4 è una punta di valore della zona prime, quindi conquistarla al prossimo turno è uno degli obiettivi principali di inizio partita. Far avanzare una pedina dal midpoint è importante per aumentare la possibilità di occupare la punta 4 al prossimo tiro, quindi è preferibile rispetto a splittare i corridori. In questa posizione l'avversario ha aperto con 6-3 in questo modo, portando un corridore sulla sua punta 18. Ci troviamo a rispondere con 6-4. Con il 6 andiamo a colpirlo, mentre con l'altro dado splittiamo i corridori. Se invece dovessimo rispondere senza il 6 ma con l'1, ad esempio 4-1, con l'1 lo colpiamo ancora, ma ora diventa preferibile far scendere una pedina dal midpoint invece che splittare i corridori. Senza far avanzare un costruttore avremo solo 8 pedine nella nostra metacampo offensiva, quindi la priorità è rafforzare l'attacco, aumentando così le possibilità di conquistare la punta 7, occupare una punta in casa o per colpire di nuovo l'avversario di rientro dal bar. Se l'avversario apre splittando i corridori, usiamo la risposta 6-4 per occupare la punta 2. In questo modo si va a dare pressione all'altro giocatore, minacciandolo con una formazione blitz. Infine, se l'avversario apre con 5-4, muovendo anche il 4 dal suo midpoint, allora non dobbiamo avere paura di giocare l'1 dalla nostra punta 6. In questo modo andiamo a duplicare i 4 dell'avversario. Infatti al tiro successivo, con il 4, ci colpirebbe, ma potrebbe anche coprire la sua punta a 9 oppure fare un importante punto in casa.
Come vedremo in uno dei prossimi video, il concetto di duplicazione è un'efficace strategia per limitare i tiri utili dell'avversario e metterlo in difficoltà forzandolo a scegliere tra più opzioni valide. Per oggi è tutto. Per realizzare questo video ho preso spunto dalla lezione sulle controaperture tenuta dall'amico Marco Tamigi al Circolo Backgammon di Milano. Colgo l'occasione per invitare tutte e tutti a dare un'occhiata al loro canale YouTube. Vi lascio il link in descrizione. Lì troverete una serie di preziose lezioni proposte dal Circolo Più Titolato d'Italia, ma soprattutto andate a trovarli per conoscere e fare esperienza con dei veri campioni. Ora è veramente tutto. Nel prossimo video continuiamo con le controaperture. Vedremo che fare quando ci troviamo a rispondere con un doppio.